Can Yaman lo ha lasciato intendere per la prima volta, e la rivelazione ha fatto vibrare il mondo del gossip. La verità nascosta dietro la rottura con Demet Özdemir non è quella che tutti pensavano. Benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di addentrarci nel cuore del video, se vi piacciono le nostre storie e volete sostenerci, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui seguiamo ogni dettaglio, ogni sussurro, ogni indizio che il mondo delle star ci regala. Can Yaman e Demet Özdemir. Dopo un'estate intensa e chiacchierata, è calato un silenzio che fa rumore. Red carpet mano nella mano, sguardi complici, fughe romantiche al mare, sogni che sembravano andare tutti nella stessa direzione, perfino quel sentore di per sempre che, a un certo punto, ha cominciato ad apparire negli scatti e nelle didascalie. La loro è stata la fiaba estiva per eccellenza, la storia che fan e giornali hanno messo in prima pagina, immaginando un futuro fatto di progetti condivisi. Ma, come spesso accade quando tutto sembra perfetto, i primi scricchiolii sono arrivati dalle piattaforme che più espongono e, allo stesso tempo, più nascondono, i social. La loro relazione, così generosa di momenti pubblici e dimostrazioni affettuose, aveva trovato in Instagram un diario in tempo reale. Le foto delle vacanze, le clip sul set, le risate in cucina, i piccoli rituali quotidiani, un filo diretto con chi li ha sempre seguiti. Eppure, verso la fine di ottobre, qualcosa ha iniziato a cambiare. Prima, il dettaglio apparentemente minimo ma decisivo, l'unfollow reciproco. Poi, un gesto ancora più sorprendente, che ha acceso ogni allarme tra i fan. Demet Özdemir ha disattivato il suo profilo Instagram. Un'assenza improvvisa, totale, come se avesse voluto spegnere di colpo la luce di una stanza troppo affollata di sguardi. Prima di scomparire dai riflettori digitali, Demet aveva pubblicato una storia effimera. È rimasta online poco, ma tanto è bastato perché venisse letta, riletta, salvata nella memoria di chi cerca significati tra le righe. Non c'erano accuse né nomi, solo parole intrise di malinconia. Diceva, in sostanza, di doversi perdonare per tutte le volte in cui aveva messo gli altri al primo posto, trascurando se stessa, per aver dubitato del proprio valore e accontentarsi di meno di quanto meritasse. E che stava imparando a trattarsi con la stessa delicatezza che riserva a chi le sta vicino. Una dichiarazione intima, riflessiva, che molti hanno interpretato come un messaggio cifrato, non una sentenza, ma il segno di un travaglio emotivo reale, quell'onda lunga che spesso segue i momenti di crisi. E Can? Lui che da sempre difende con determinazione la propria sfera privata, non ha ceduto a confessioni impulsive. Silenzio misurato, parole pesate, apparizioni centellinate. L'ultima foto insieme, scattata durante una visita ufficiale al Tenerife Island Council, il 29 ottobre, aveva il sapore di un capitolo importante messo a referto. Da quel giorno, i due si sono come ritirati dietro una tenda, lontani dai flash e dalla liturgia dei like. Eppure, proprio da Can è arrivato quel piccolo, quasi impercettibile scarto che ha fatto parlare di prima ammissione. Non una confessione plateale, ma la conferma, tra amici e addetti ai lavori, che la situazione era delicatissima e che ciò che si vede online non racconta tutto. Parole filtrate, riferite da chi c'era, sufficienti per aprire una breccia nella narrativa del tutto a posto. A rafforzare l'impressione di un equilibrio compromesso, c'è stata la sua partecipazione a Domenica In. Mara Venier, con la curiosità garbata ma incisiva che la contraddistingue, lo ha accompagnato a sfiorare l'argomento sentimentale. Can ha mantenuto la calma, ma il suo modo di schivare le domande ha rivelato più di quanto volesse concedere, le pause, gli sguardi bassi, quel registro emotivo che il pubblico conosce bene quando l'attore sente di essere oltre il confine che desidera difendere. È stato in quel frangente che molti hanno avvertito la crepa. Non un crollo, non la frattura che tutto interrompe, ma il segno di una battaglia tra cuore e prudenza. Il paradosso, poi, è in una dichiarazione rilasciata non molto tempo prima. In un'intervista, Can aveva parlato della volontà di compiere un passo significativo nella relazione, lasciando intendere che l'idea della proposta non fosse un semplice sogno a distanza. Quando sarà il momento, lo saprete, aveva detto con quel sorriso che i fan leggono come promessa.
Ecco perché la fuga dai social e la sparizione di Dimet dalla scena digitale hanno reso tutto più enigmatico. Progetto, esitazione, realtà. Un triangolo complicato da tenere in equilibrio quando il lavoro ti porta in paesi diversi, quando i ritmi sono spietati, quando ogni gesto diventa virale. Chi conosce Dimet sa che non è solo un volto bellissimo. Attrice, ballerina, performer, ha costruito una carriera ricca, fatta di ruoli amati e di una disciplina ferrea. In passato, senza scendere in dettagli dolorosi, ha raccontato di aver attraversato relazioni complesse e momenti in cui l'attenzione mediatica pesava più del previsto. È da lì, forse, che nasce la sua scelta di tirare il freno, allontanarsi dal rumore per proteggere il proprio centro. I fan hanno letto in questa decisione un atto di tutela, meglio un profilo spento che parole di troppo lanciate nell'arena. I social, intanto, si sono trasformati in un labirinto di ipotesi. Alcuni hanno visto nella scomparsa di Dimet il sigillo di una separazione ormai consumata. Altri hanno interpretato quel gesto come una semplice strategia di sopravvivenza, un tetto sotto cui aspettare che la tempesta passi. E poi ci sono quelli che hanno confrontato la leggerezza delle foto estive con il vuoto dei giorni successivi, scorgendo in quel contrasto l'ombra di una scelta dolorosa, forse inevitabile. Di Khan, gli aggiornamenti sono diventati rari, distillati. Ogni immagine, ogni parola, un indizio, ogni silenzio, una domanda. La stampa, in Turchia e non solo, ha acceso i riflettori. In Italia, dove Khan è di casa da anni e dove il pubblico lo sente quasi adottato, l'eco della vicenda ha trovato spazio su TV e portali, rimbalzo continuo tra prime serate e magazine online. In Spagna, i siti di intrattenimento hanno seguito ogni microvariazione, mentre in Medio Oriente la coppia è stata raccontata con il pathos riservato agli amori impossibili. L'ultima apparizione a Tenerife è diventata, per qualcuno, la data dell'addio. Eppure, nelle interviste recenti, Khan ha ribadito di desiderare semplicità, casa, pace. 3 parole che hanno il peso di una dichiarazione d'intenti, pochi orpelli, verità private coltivate lontano dagli sguardi estranei. Qual è allora la storia che sta dietro le quinte? I retroscena parlano di agende serratissime, di set in testa all'Europa, di voli incastrati tra una lettura copione e un incontro di produzione. Parlano di notti al telefono e di conversazioni in cui il futuro veniva disegnato con la matita, pronto a essere cancellato e ridisegnato ogni volta che un nuovo progetto entrava in scena. Parlano anche di differenze di carattere, lui che cerca una rotta lineare, lei che protegge la propria sensibilità come una fiamma che non deve spegnersi. Non uno scontro, ma una danza difficile, in cui servono lo stesso passo, lo stesso respiro. Le ipotesi corrono, e vanno in 4 direzioni. La prima. Una rottura ufficiale, decisa nel rispetto reciproco, con il mutismo social come scudo contro l'esposizione. È lo scenario che trova sostegno nei segnali, l'unfollow, la disattivazione dell'account di Dimet, le frasi misurate di Khan. La seconda, una pausa concordata, una distanza necessaria per capire se l'amore resiste alle scosse della vita pubblica. In questo caso, i tempi non sarebbero scritti, e proprio il silenzio sarebbe la condizione imposta per non ferire ciò che resta. La terza. La protezione della privacy come scelta maturata e definitiva. Dopo anni di attenzioni senza tregua, un patto nuovo con il pubblico, meno vetrina, più sostanza, lasciando che i sentimenti respirino lontano dagli applausi. La quarta, un futuro da ricucire, magari con quel gesto atteso, una proposta, rimandato a un momento più stabile, quando il calendario smetterà di dettare le regole e i due, finalmente, potranno ascoltarsi senza interferenze. Nel frattempo, i fan non stanno a guardare. I forum sono diventati stanze piene di mappe. C'è chi confronta il colore delle pareti di 2 stories per capire se siano stati nello stesso posto, chi analizza il riflesso di una finestra, chi conta i giorni tra un post e l'altro come se fossero battiti. Su Instagram, ogni commento scatena valanghe di cuori e domande. Su TikTok, i video sintesi mettono insieme frammenti di interviste, dettagli di backstage, note di canzoni che, dicono, parlano più delle parole. C'è empatia, c'è speranza, c'è anche frustrazione.
quel misto di emozioni che nasce quando una storia d'amore diventa anche una storia collettiva. Amore o chiacchiera? Forse entrambe le cose, e proprio lì sta il fascino magnetico di questa vicenda. È una relazione che ha avuto il coraggio di mostrarsi e la forza di sottrarsi. Un cammino che ha fatto sognare con promesse non urlate ma intuite, e che ora costringe tutti a misurarsi con il mistero. La scomparsa social di Dimet, i messaggi venati di dolcezza e fermezza, l'atteggiamento schivo di Khan, tutto suggerisce una trasformazione profonda. E tuttavia, ciò che accade tra due persone appartiene a loro, al di là delle teorie e dei pronostici. Senza un comunicato, senza una parola che metta il punto, restano le virgole, sospensioni che lasciano aperte molte frasi. Perché sì, il confine tra sentimento e spettacolo è sottilissimo. E Can Yaman con Dimet Özdemir sono finiti esattamente su quella linea, protagonisti di un racconto che cambia a seconda della luce con cui lo guardi. C'è chi vede un addio, chi vede una promessa messa in cassaforte, chi vede semplicemente due persone alle prese con la cosa più difficile del mondo, tenere insieme il cuore e la vita quando tutti ti guardano. Da parte nostra, una certezza. Questa storia brucerà ancora a lungo nelle conversazioni del web, nei titoli dei magazine, nelle domande che non riusciamo a smettere di farci. E adesso tocca a voi, pensate che tra Can Yaman e Dimet Özdemir sia finita davvero? Oppure credete che questo sia soltanto un patto di silenzio prima di una decisione importante? Scriveteci la vostra opinione nei commenti, confrontatevi, diteci cosa vi ha colpito di più. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi a Turkey News Magazine. Qui torneremo con gli aggiornamenti che contano, senza rumore di fondo, con la passione di chi ama le storie raccontate bene. Alla prossima notizia sensazionale.